Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto, uno zainetto. Ho utilizzato della fettuccia, il punto che ho utilizzato è il punto canestro e le tracolle sono fatte a spighetta rumena. Tutti i materiali che vi mostro in video li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché oltre a ciò che vi mostro c'è tantissima altra roba. Iniziamo subito il tutorial. Vi faccio vedere adesso cosa ci servirà per realizzare questo zainetto. Partiamo da una base, io partirò da una base ovale rossa, la misura è quella 21x8 già preforata. Come fettuccia io utilizzerò questa rossa, ne serviranno circa 800 grammi, poi chiaramente ognuno in base a se lo create più piccolino o più grande ne potrebbe servire 1 chilo o piuttosto leggermente di meno. Per quanto mi riguarda sono intorno agli 800. Come chiusura utilizzerò questa chiusura a cartella che metterò sulla patellina nella parte superiore. Io avrò bisogno di 2 moschettoni per agganciare il piccolo manichetto nella parte superiore, poi mi serviranno dei moschettoni, uno più grande per metterlo appunto sul retro per attaccare le tracolle dello zainetto e altri moschettoni appunto per poterli legare nella parte inferiore. Diciamo che ne servono solamente 2. E poi userò anche questo per abbellire ulteriormente la mia borsa. Per quanto riguarda la lavorazione, io come al solito per la mia base preforata, per far passare appunto la fettuccia che è più grossa, utilizzerò un uncinetto più piccolo ed esattamente il numero 3. Per tutto il resto della nostra lavorazione va bene anche il numero 3. Chiaramente in base alle vostre esigenze, se utilizzate qualche altro filato potete adattare un altro uncinetto. Per quanto mi riguarda, quando io prendo questo tipo di fettuccia mi trovo benissimo con il numero 6. In ogni caso, quando andate sul sito Tutti a Mano Luisa troverete tantissimi filati, quindi oltre alla fettuccia che vi mostro ce ne sono tantissime altre, così anche come filati. Stessa cosa per le basi, ci sono anche quelle rettangolari, ovali, rotonde, per cui vi potete veramente sbizzarrire. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Iniziamo la nostra lavorazione del primo giro, per cui fatto il cappietto io inizio dal lato più corto al centro e dopo aver fatto il cappietto, come al solito, come avete già visto nei miei altri tutorial, io creo una sorta di punto bassissimo, quindi mi tiro fuori l'asola, mi appoggio e mi raccomando, come sempre, nel momento in cui facciamo questo passaggio non deve essere troppo tirato, meglio essere più largo, altrimenti il lavoro si imbarca, questo io ve lo dico sempre. Per cui una volta che avete visto che va bene, si entra nell'altro foro e si esce l'asola e chiudiamo, lo tiriamo fuori, quindi lo dobbiamo alzare un pochettino e chiudiamo appunto bassissimo. La stessa cosa facciamo nel punto successivo. Quindi questo è il procedimento che io vi faccio vedere ogni volta quando si tratta di lavorare la fettuccia, per cui punto bassissimo e così via. Mi raccomando, morbide, perché in questa fase bisogna esserlo, perché la base è la parte più importante, perché se questa parte noi la facciamo troppo stretta, verrà compromessa la forma finale. Quindi ci rivediamo non appena siamo arrivati a questo punto. Ho chiuso con asolo di chiusura, che molti di voi questo passaggio lo conoscono per chi mi segue. Quindi lasciamo l'uncinetto numero 3 e passiamo all'uncinetto numero 6. A questo punto facciamo il solito cappietto e iniziamo sempre dal lato corto creando dei punti bassi in costa, con l'unica differenza che dobbiamo fare in questo giro è creare degli aumenti negli angoli, per cui tramite alcune catenelle e dei passaggi che vi mostro, come al solito creiamo l'aumento dell'angolo, per cui partiamo dal punto al centro, creiamo il nostro punto basso, facciamo anche quello seguente, sempre in costa mi raccomando, per cui una parte delle asole, facciamo a questo punto una catenella che sarà il nostro aumento, punto basso successivo, facciamo un'altra catenella
e andiamo in quello successivo. Questo passaggio lo ripeteremo per 4 volte, per cui dopo il primo punto facciamo anche il secondo, una catenella, un punto basso, una catenella e si prosegue normalmente, sempre in costa, e ci rivediamo a questo punto. Arrivati a questo punto, noi dovremmo chiudere sul primo punto effettuato con un punto bassissimo. La lavorazione di questo zainetto è punto canestro e io quando utilizzo il punto canestro lavoro a spirale, per cui non chiuderò, ma da questo punto inizierò la lavorazione, quindi senza chiudere. Il punto verrà chiuso solamente quando arriveremo all'altezza desiderata per poi creare la nostra patellina di chiusura. Per cui continuiamo. E il punto canestro, se vi ricordate, io lo spiego sempre, ho diversi tutorial con il punto canestro, dobbiamo alternare dei punti sempre dei punti bassi prendendoli in modo diverso. Quindi il primo lo prendiamo normalmente come facciamo di consueto per il punto basso, il secondo punto verrà preso alla base, quindi non qui ma qui. E di nuovo l'altro punto nella parte superiore e quello successivo nella parte inferiore, per cui il punto canestro è anche molto semplice ma molto decorativo, non è altro che l'alternanza del punto basso preso una volta in alto e una volta in basso. Ed eccolo qua. Quindi noi ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza desiderata, nel mio caso intorno ai 22 cm, per chiudere insieme il corpo borsa e iniziare la lavorazione della patella. Prima di arrivare all'altezza desiderata, volevo comunque farvi vedere nel particolare come continuare col secondo giro, nonostante non ci sia nulla di difficile, però volevo farvelo vedere comunque. Per cui noi siamo arrivati qui, in teoria qui c'è il fine giro, noi invece continuiamo il nostro, adesso viene anche più facile perché è il lavoro stesso che ci dice cosa fare, perché qui andiamo a inserirci nella parte bassa, quindi non facciamo altro che alternare, per cui vedete che qui già il punto è grande, per cui andiamo nella parte superiore. Qui c'è il punto più piccolo, per cui andiamo nella parte inferiore, per cui già è lo stesso lavoro che vi dirà se prendere il punto nella parte bassa o nella parte alta. A questo punto, dato che bisogna soltanto arrivare all'altezza, ci rivediamo. Io, come sapete, finché non arrivo a una certa altezza lavoro al contrario, ma già si può cominciare a intravedere come verrà appunto il punto canestro. Ci rivediamo non appena il corpo borsa è completato. Ho completato il corpo borsa. Io mi sono alzata di 25 cm, ho chiuso con asola di chiusura. Adesso io cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà e praticamente mi sono segnata 16 punti, dal quale dovrà partire la lavorazione della patella. Per la lavorazione della patella utilizzerò il semplice punto basso, quindi non più il punto cesta, il punto canestro. Per cui qui da dove ho segnato noi ci spostiamo in quello successivo e iniziamo con dei punti bassi. Esattamente lavorerò 16 punti e farò righe di andata e ritorno per circa, anzi esattamente 8 righe, al termine del quale ci vediamo per iniziare a stondare la nostra patellina. Ho realizzato i miei 8 giri. A questo punto, dopo, per creare appunto la bombatura della nostra patellina, quindi quando andiamo a chiudere, dobbiamo iniziare a fare delle diminuzioni a inizio e fine giro, che in altri video io vi ho mostrato, per cui da 16 maglie dobbiamo arrivare ad averne 8, per cui noi faremo la seguente: arrivato all'ultimo giro effettuato, catenella, voltiamo il lavoro e anziché andare direttamente in quello sotto cominciamo a fare la prima diminuzione e andiamo direttamente in quello successivo, per cui già abbiamo iniziato il primo punto diminuito.
Dobbiamo fare la stessa cosa anche a fine giro, per cui ora vi mostro cosa fare a fine giro, e questo procedimento lo dobbiamo fare finché non avremo 8 maglie. L'ultima riga deve essere di 8 maglie. Siamo quasi ad arrivare, ecco. Adesso ci sono le ultime 2 maglie. Noi cosa facciamo? Andiamo nella penultima, prendiamo il filo come al solito, non chiudiamo, andiamo anche in quello successivo, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Ed ecco che così abbiamo creato l'altra diminuzione. Adesso cosa facciamo? Una catenella, voltiamo il lavoro e rifacciamo la stessa cosa. Si salta il primo e si va sul secondo. Tutto questo lo dobbiamo fare finché noi non abbiamo 8 maglie sull'uncinetto. Ci vediamo non appena la patellina è completata. Vi faccio vedere adesso i passaggi che ho effettuato. Ho completato la patellina e ho inserito la chiusura che già in altri video io vi ho mostrato. Fatto questo, io ho creato con delle semplici catenelle una specie di cordino che ho fatto passare. Mi sono presa delle misure per dare poi la tipica forma dello zainetto, stringendolo un po'. Per cui una volta chiuso, eccolo qui. Adesso, con la tecnica della spighetta rumena, dobbiamo iniziare a fare le tracolline. Questo moschettone andrà messo, posizionato qui, ma siccome dobbiamo iniziare la lavorazione, perché la inizierò direttamente qui, ho già inserito questi, che sono la base delle nostre tracolle. Adesso io come uncinetto, però, per questi passaggi ne utilizzerò uno più piccolo, il 4,5, così verrà più fitto. Non so quante di voi conoscono questa tecnica, si chiama spighetta rumena ed è un modo molto carino per creare tracolle e, insomma, tracolle e anche manichetti. Fatto il nostro cappietto, noi dobbiamo creare 2 catenelle, prendiamo la prima e lavoriamo un punto basso. Quindi usciamo il filo, lo riprendiamo e chiudiamo. A questo punto voltiamo il lavoro. Vedete che si è creato questo punto, noi entriamo qui dentro, prendiamo il filo e solo in questa fase dobbiamo chiuderle tutte e 2 insieme. Rigiriamo il lavoro e vedete che si sono create queste 2 asoline. Noi entriamo, da adesso in poi sarà sempre uguale i passaggi, prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2, usciamo e chiudiamo queste 2. Rigiriamo il lavoro un'altra volta, entriamo in queste 2 che si sono create, chiudiamo le prime 2 e poi le ultime 2. E visto che già si intravede la forma della spighetta rumena, non dobbiamo fare altro, quindi 1, aspettate un attimo, queste sono 2, 1 e 2, quindi chiudiamo le prime 2 e chiudiamo le altre 2 e già si comincia a formare la spighetta rumena. Questo passaggio andrà ripetuto per la lunghezza che vogliamo realizzare, nel nostro caso circa 70 cm e 70 cm, che sono appunto le cosiddette bretelle del nostro zainetto. Una volta ultimato questo e agganciate i nostri moschettoni, procederemo per fare la stessa cosa per il manico, che verrà fatto sempre con 2 moschettoni agganciato qui, per cui ci rivediamo alla fine della composizione. Vi ho mostrato la spighetta rumena da fare senza il moschettone. Nel nostro caso vi spiego anche come poterlo realizzare direttamente sul moschettone, che poi verrà agganciato qui al centro. Sempre cappietto, noi entriamo all'interno, semplicemente prendiamo il filo, lo avvolgiamo e creiamo un punto basso. Per creare più robustezza ne creiamo un altro. Dopodiché noi iniziamo la realizzazione della spighetta rumena, quello che abbiamo fatto prima, quindi 2 catenelle. In questo caso andiamo da questa parte per creare più spessore e chiudiamo.
voltiamo il lavoro e cominciamo la nostra lavorazione. Il primo punto verrà chiuso tutte e due insieme. Da quello successivo prendiamo le due separate. Sembra difficile, ma poi nel momento in cui faremo un po' di pratica verrà quindi le prime due e le altre due. Questo lavoro, come ho detto prima, lo andremo a ripetere, aspettate un attimo, per tutta la lunghezza desiderata. Quindi ci rivediamo per poterci poi agganciare all'altro moschettone. Ho completato lo zainetto, le nostre tracolle sono finite, la lunghezza di ogni tracolla è 65 cm, l'ho completata con la spighetta rumena, tutte e due spighetta rumena, e nei moschettoni poi ho chiuso con due punti bassissimi. Come manico ho aggiunto un po' di catena dorata per renderla anche più elegante. Io spero che anche questo progetto sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, scrivetemi se avete dei dubbi su qualche passaggio, se avete voglia di essere sempre tenuti aggiornati sulle mie novità, iscrivetevi al canale, mettetemi anche il like e se volete condividete il video. Vi rinnovo sempre l'invito a dare un'occhiata sul sito Tutti a Mano Luisa, dove come al solito troverete sempre tantissime novità. Ci vediamo alla mia prossima creazione.